Buongiorno e bentornati ad Api in Giardino. Come potete vedere oggi non siamo nel mio solito apiario, ma siamo nell'apiario di un amico. Lui di solito lui tiene le api da moltissimi anni, ma solitamente le tiene in pianura dove lui vive tutto l'anno e le porta qui a 1000 metri solamente nei mesi estivi, in genere da fine giugno, primi di luglio fino a fine agosto. Quest'anno ha voluto fare un tentativo e ha lasciato qui un'arnia. 2 settimane fa sono venuta a controllare e ho visto che c'era una striscia di acaricida. Poi facendo il controllo della famiglia ho trovato parecchie scorte, ma non c'era pochissima covata, non c'era covata fresca e l'unica rimasta era un po' di covata opercolata. Mi è sembrato strano perché le temperature erano ancora abbastanza alte e soprattutto perché le mie arnie, che non sono molto distanti da qui, avevano ancora molta covata fresca. Poi riguardando le foto mi sono accorta che purtroppo una varroa era proprio attaccata sul dorso della regina e ho ipotizzato che potesse essere anche per questo che magari la regina, disturbata dalla varroa, avesse smesso troppo presto di deporre. Troppo presto perché le api che stanno nascendo diciamo da fine agosto fino a tutto questo periodo, adesso siamo a metà ottobre, sono le api che poi dovranno passare l'inverno, quindi deve esserci una quantità sufficiente di api da permettere alla famiglia di poter creare un glomere e poter sopravvivere appunto a tutto l'inverno, tutti i mesi invernali. Mi ero ripromessa di fare il weekend successivo, tornando qui, eventualmente un sublimato di ossalico, visto che appunto non c'era più covata e quella presente sarebbe già sfarfallata tutta, ma purtroppo lo scorso weekend non sono riuscita a salire. Adesso voglio controllare com'è la situazione. Ho già dato un'occhiata al cassettino e ho visto che c'è un'importante caduta di varroa. Quello che però mi dà più da pensare è che c'è veramente un movimento fuori dall'arnia quasi assente, quindi io mi ero portata tutto per fare eventualmente i trattamenti. Adesso andiamo a controllare effettivamente com'è la situazione all'interno. Fa abbastanza caldo, si può aprire tranquillamente in questo momento, e vediamo appunto cosa troveremo all'interno dell'arnia e eventualmente cosa possiamo fare in base appunto a quello che troveremo. Allora, come vedete lui aveva predisposto un sistema di coibentazione. Ha messo questo, credo sia una sorta di polistirolo, l'ha tagliato per far stare all'interno questo per la nutrizione e in effetti mi sembra un buon sistema. Potrei anche pensare di metterlo anche sulle mie in modo da aiutarle un po'. Aspetta che prendo la fumicatura. Allora, qui adesso appena ho mosso questa vaschetta qualche ape si è fatta vedere, quindi magari la situazione è meglio di come me la sono immaginata. Vediamo. Allora, come vedete qui c'è la striscia di un acaricida chimico. Qui c'è il primo diaframma. Volevo farvi vedere quest'arnia perché non ha i distanziali per i telaini. Lui dice che si trova meglio così. Allora, questo era un cereo nuovo che hanno costruito ma è completamente libero, quindi glielo lascerò poi nella parte esterna rispetto al diaframma, perché questo è il momento in cui le famiglie vanno molto strette per aiutarle a mantenere la temperatura.
Allora, questo è molto pesante, è un favo di sponda, da questa parte vedete c'è miele percolato e anche da questa è tutto miele. Questo è il secondo telaino, anche questo come potete vedere è tutto pieno di miele e in questa parte dove non vedete miele percolato c'è tutto polline. Adesso io vorrei trovare soprattutto la regina per vedere se intanto se c'è ancora e poi se sono riuscite magari a staccare la varroa che c'era sopra. Comunque questa è un'altra bella sponda di miele che sicuramente gli lasceremo. Mi sembrano comunque tranquille, quindi secondo me la regina c'è. Questo è più leggero, anche se anche qui c'è una buona quantità di scorte, tutto qui, e qui c'è un po' di, qui c'è propoli, scusate, sì, qui c'è polline, qui c'è ancora un residuo di covata e ci sono anche delle larve, quindi direi che la situazione si sta riprendendo. Probabilmente la striscia che ha messo è stata sufficiente a togliere il carico eccessivo di varroa e la regina ha ricominciato a deporre. Voglio controllare se anche da qualche altra parte c'è della covata fresca. Adesso qua siamo contro sole, quindi sì, c'è covata fresca anche qui. Non ho ancora visto la regina, adesso magari la cerchiamo meglio. Comunque queste sono larve già abbastanza grandi. Adesso provo a tirarle su con la pinza così magari le disturbo di meno. Vediamo. Qui c'è la striscia, quindi cerco di tirarle fuori piano. Anche qui c'è qualche larva, c'è ancora della covata percolata. Continuo a non trovare la regina. Comunque un po' di covata c'è, quindi vediamo. Eccola qua la regina. Ora devo cercare di fare una... Io non la vedo più la varroa. Allora, spero che riusciate a vederla. Tra l'altro è una bella regina, bella cicciotta. E questa. La varroa non ce l'ha più. Quindi vuol dire che la striscia lì ha funzionato. Io ho visto parecchia varroa caduta nel cassettino. Adesso ve lo pulisco e così la prossima volta possiamo controllare nuovamente. Le lascio dentro tranquille perché non c'è motivo di disturbarle oltre.
Ora le riavvicino, controllo solo questo ultimo telaino per vedere se anche questo è tutto pieno di miele. Se non lo è lo tolgo, eventualmente se ce n'è poco posso lasciarlo appena fuori dal diaframma. Anche l'altro completamente vuoto lo lascerò all'esterno del diaframma. Cercherò di stringerle il più possibile per aiutarle appunto a scaldarsi più facilmente, visto che adesso le temperature iniziano ad andare, siamo già vicini allo zero di notte, quindi a breve comunque scenderanno anche sotto lo zero. Lascio la striscia perché magari ancora per una settimana può fare qualche effetto. Direi che va abbastanza bene rispetto a quello che poteva essere. La regina appunto ha ricominciato a covare, quindi qualche altra ape ci sarà, c'è ancora un po' di covato percolata, quindi non ha senso che io adesso faccia un sublimato, perché non riuscirei comunque ad andare a colpire la varroa, perché la maggior parte sarà all'interno di quelle poche cellette percolate. Niente, chiudiamo e speriamo che ce la facciano. Non sono tantissime, ma sono un numero sufficiente comunque a poter passare l'inverno. Ho avuto una famiglia l'anno scorso che ha passato l'inverno ed erano forse un terzo di queste, quindi hanno sicuramente la possibilità di smernare. Niente, aspettiamo le prossime visite in cui comunque verrà a fare un sublimato, e ci vediamo alla prossima.